Benvenuti a Storie dalla soffitta, il podcast che esplora le connessioni nascoste tra realtà e fantasia, svelando i segreti dietro i personaggi più iconici del fumetto italiano. Oggi ci addentriamo nel mondo di Jacula, la seducente vampira protagonista di una delle serie a fumetti più provocatorie degli anni 70, e della sua musa ispiratrice, la celebre cantante Patti Pravo. Jacula fece il suo debutto nel marzo del 1969, creata da Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon, con i disegni di Giorgio Cambiotti. La serie, pubblicata dalla RG e successivamente dalla Edi Periodici, si inseriva nel filone dei fumetti erotico-horror, un genere che stava guadagnando popolarità in quegli anni. La protagonista, una vampira dai lunghi capelli biondi e dallo sguardo magnetico, viveva avventure ambientate tra l'Ottocento e il Novecento, intrecciando elementi gotici, erotici e sovrannaturali. La somiglianza tra Jacula e Patti Pravo non era affatto casuale. Gli autori ammisero di essersi ispirati alla cantante per delineare le fattezze della loro eroina. Patti Pravo, all'epoca, era un'icona della musica italiana famosa per il suo stile ribelle e la sua immagine sensuale. Brani come La bambola e Pazza idea la consacrarono come simbolo di emancipazione e trasgressione, caratteristiche che ritroviamo anche in Jacula. La scelta di modellare Jacula sulle sembianze di Patti Pravo non si limitava all'aspetto fisico. Entrambe rappresentavano figure femminili forti, indipendenti e controcorrente, sfidando le convenzioni sociali e i tabù dell'epoca. Jacula, con le sue storie intrise di erotismo e horror, metteva in discussione i valori tradizionali, affrontando temi come la sessualità libera e l'opposizione alle istituzioni borghesi e religiose. Allo stesso modo, Patti Pravo, con la sua musica e il suo atteggiamento, incarnava lo spirito di ribellione e la ricerca di libertà tipici di quegli anni. È interessante notare come Jacula, pur essendo una vampira, differisse dai canoni tradizionali del genere. Grazie a una pozione del dottor Carlo Verdier, suo compagno nelle avventure, era immune ai raggi del sole, sebbene restasse vulnerabile all'aglio e ai crocifissi. Le sue storie la vedevano interagire con figure iconiche dell'horror, come Frankenstein, l'uomo lupo e Jack lo squartatore, in un mix di suspense, erotismo e critica sociale. La serie di Jacula si concluse nel 1982, dopo la pubblicazione di 327 albi. Nonostante la chiusura, il personaggio rimane un simbolo dell'epoca, rappresentando un punto d'incontro tra cultura popolare, musica e fumetto. La fusione tra la figura di Patti Pravo e quella di Jacula evidenzia come le arti possano influenzarsi reciprocamente, creando personaggi che riflettono e amplificano lo spirito del loro tempo. In conclusione, Jacula e Patti Pravo incarnano due facce della stessa medaglia. La prima nel mondo del fumetto erotico horror, la seconda in quello della musica italiana. Entrambe hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura degli anni 70, sfidando le convenzioni e aprendo la strada a nuove forme di espressione artistica. Quali altri personaggi dei fumetti pensate siano stati ispirati da figure reali? Scrivetelo nei commenti e potrebbe diventare il tema della nostra prossima puntata. Nel frattempo, non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle nostre storie dalla soffitta. Alla prossima!